Welcome, welcome, benvenuti a tutti. Ben arrivati al Cairo, davanti alle piramidi. Ciao Anna, questa sera vi parlo con le piramidi alle mie spalle, forse non riuscite a vederle, ma adesso cercherò di farvele vedere, ma siamo assolutamente in contatto con le piramidi. Quindi energia bomba, questi giorni sono stati giorni potenti e catartici, in cui sono rientrata nella mia meravigliosa Cheope, che amo follemente, e mi mancava. Esatto, l'energia si sente, ce l'ho proprio alle spalle, tra l'altro c'è suoni e luci, quindi sono anche illuminate, ma non so perché non si riescono a vedere. E tante cose, tante cose meravigliose. Vedete, vi ho condiviso un video con la Sfinge e uno con Cheope, perché stare seduti davanti a Cheope è veramente, anche senza entrare, è una potenza infinita. Entrare per me è casa, quindi è come se la mia bimba si ritrovasse, io sono assolutamente molto felice. Non posso dirvi altro. Un secondo solo che condivido e sono da voi. Ah, come state? Come è iniziata questa luna? Un po', ce la posso fare io? Inizio. Ecco qui. Anch'io, Maria Teresa, ti penso. Vi penso a tutti, soprattutto qua, da questo posto energetico. Ciao Marghe, ecco qua. Luna di leggerezza. Beh, questa luna è una luna che vi chiede se avete fatto una scelta. E se avete fatto quella scelta bisogna andare, bisogna pedalare, pedalare, pedalare. Ok? Tanto, ecco no, niente. Hanno spento, quindi non riesco a farvele vedere, se le riaccendono ve le rifaccio vedere. Bene, bene, bene. Quindi luna nuova in Sagittario, ovviamente io questa luna la adoro perché è la mia luna di nascita, ho la luna in Sagittario, io insieme a Venus e tanti altri pianeti. Brava. Pedaliamo, bravo Giorgio, esattamente. Per cui se avete fatto la scelta, avete capito che cosa volete perseguire, qual è la cosa che volete fare, è il momento di pedalare, pedalare, pedalare e di andare belli decisi. Ciao Eva! Di andare belli decisi su quella che è la vostra meta e di prendervela, ok? Di prendervela con tutte le mani, prendervela, perché questa luna vi dice questo. Quindi cominciamo ad andare a vedere per questa luna che cosa dice segno per segno. Quindi vediamo per i nostri cari Arieti, vero? George, e tutti i miei amati Arieti, vediamo un pochino che cosa vi vuole dire questa luna per l'Ariete. Per l'Ariete c'è proprio una grandissima visione e c'è anche riportarvi in contatto con la vostra parte più femminile, la vostra parte che è quella della creazione, quella che vi chiede di creare qualcosa per voi e vi dice che voi avete tutto a disposizione, quindi dovete semplicemente fare solo un pochino di spazio, quindi lasciare andare delle cose che non vi servono più e quindi andare avanti. E avete già la visione, però c'è bisogno di lasciare quello che non serve più e di andare un pochino oltre. Allora, per l'Ariete è richiesto il coraggio di andare avanti con leggerezza.
come sapete non è proprio... Sì, lo so che mi lovate, anche io vi amo tanto. C'è bisogno di lasciare di andare avanti e trovare il coraggio. Ci sono tante strade che vi si aprono, Arieti, ma quelle strade che vi si aprono, cercate veramente di perseguirle, ma con una grande leggerezza, credendo veramente in voi, in quelli che siete. E vi troverete veramente a dover avere un rispetto con questa luna in Sagittario profondissimo della vostra verità, della vostra parola, come vi dico sempre, qual è la vostra parola? Ok? Quindi perseguite quella che è la vostra parola e andate avanti. E siate veramente onesti verso voi stessi, rispettate veramente chi siete, rispettate quello che volete, rispettate tutto quello che dovete, che portate avanti. E c'è una nuova strada che si apre per voi, qualcosa, una strada dove vi trovate bene. Quindi se fate questa scelta, voi vi troverete assolutamente bene e dovete ricordarvi, Arieti, che dovete portare con voi il vostro cuore, quindi state sempre in connection con quel cuore e portate armonia in tutte le parti della vostra vita. E un consiglio che vi danno è lasciate andare il passato, ma c'è una chiamata, c'è una luce che questo Sagittario vi mostra, quindi seguite quella luce e andate per quello, non abbiate paura, anche se in questo momento la lucina è tenue, 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 piccolina, 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 voi andate avanti per quella vostra strada, ok? Andiamo a vedere quali altri messaggi ci sono per i nostri arietini. Allora, un po'. Allora, Ariete, non sentitevi in prigione in amore, smettete di sentirvi prigionieri e che non potete fare le cose, che le cose non vanno bene e che le cose non possono andare avanti. Abbiate veramente una grande, grandissima fiducia, ok? Allora, l'unica persona che si sta un po' bloccando siete voi stessi, perché voi avete una riuscita insieme alle persone. Quando siete insieme alle le persone vi amano, le persone sono molto felici di avervi intorno. Quindi fidatevi, c'è veramente un cambio, veramente una grande armonia che viene portata verso di voi. Siete voi che diventate, intanto vi abbattete e andate in una grande tristezza. Invece non è così. E lasciate andare tutte le persone che nel vostro passato possono avervi dato contro, possono avervi ostacolato, ok? Invece in questo momento fidatevi veramente di voi, ok? E quelle cose che avete tenuto segrete per tutta la vostra vita, è ora di portarle fuori. E c'è veramente un cambiamento se farete questo, un grande cambio che vi riporta veramente in armonia con voi stessi, una grandissima, grandissima armonia. Ok? Vediamo gli aiuti per gli arietini con le mie amate bambine egizie. Allora. Le relazioni sacre, quindi qui c'è veramente come se doveste mettere davanti a voi sia le due parti, l'ombra e la luce. Quindi c'è, vedete, Horus, scusate, Horus, scusate, Horus e Cnum. Sopra avete Sekhmet, la mia amata Sekhmet, il fuoco primordiale che vi protegge, e dovete però mettere dell'ordine alla base, quindi quell'amore che io vi dicevo prima, che voi vi sentite tanto, come dire, abbandonati e che non avete fiducia e che non sta andando bene, è perché c'è qualcosa da creare nella base. Quindi fidatevi veramente di quello che è la base, ricordatevi che vedete che qui c'è anche la Sfinge. La Sfinge ha tutti i segreti della cascia, quindi tutte le informazioni che vi possono arrivare. È lì che vi guarda, la grande Sfinge vi osserva, e vi segue e vi accompagna. Quindi siate fiduciosi in quello che sta arrivando, ok? Smettete di piangere, ma imparate un pochino a dire che dovete essere felici. Vediamo un pochino invece con le carte del Sole e della Luna
qual è il aiuto per voi. La gratitudine, guardate. Quindi siate grati di tutto quello che avete intorno, siate grati della vostra connessione, siate grati della vostra verità e portatela con grandissimo onore proprio insieme a queste che sono le relazioni sacre. Quindi scusate che non riesco mai a capire a che parte devo muovermi, quindi sia nel bene che nel male, siate veramente fiduciosi e guardate la vostra ombra, guardate la vostra luce e portate veramente quell'armonia, che siete comunque molto protetti, quindi Arieti, andate avanti, proseguite nel vostro cammino, ok? E non piangetevi addosso, e seguite quella piccola lucina che adesso è molto piccola sopra di voi, ma che poi si mostrerà in tutta la sua bellezza. Grazie Arieti, vi lovo. Toro, miei cari amici Toro, Toro. Vediamo un pochino il Toro. Che cosa porta questa luna in Sagittario? Allora, per il Toro qui ci vuole il coraggio di che cosa? Di seguire il vostro sogno, di mettervi in contatto con quelle emozioni che sono assolutamente dentro di voi. Quindi fidatevi delle vostre emozioni, lasciatele scorrere, state proprio dentro quella grande sensibilità e non abbiate paura di nascondervi. Qui ci vuole proprio tanto coraggio per uscire da quel blocco che voi avete intorno a voi, che vi state completamente tenendo come in prigione. Allora, Toro, attenzione, niente Giorgio. Dovete avere il coraggio di affidarvi veramente, tagliare tutte quelle cose che vi tengono prigionieri e di fare una grande ricerca. Per che cosa? Per ritrovare dove voi avete tutto intorno, tutta l'abbondanza della vostra vita. Quindi seguitela e seguite anche voi quella, lasciate andare tutto quello che è stato il passato, lasciatelo andare. Smettete di rimpiangere, di piangervi addosso, no, basta, non c'è più tempo, ok? Perché questa ricerca è proprio una ricerca per tagliare quelle corde con il passato e lasciarlo assolutamente andare, ok? E dovete ritrovarvi, Toro, in tutta la vostra potenza, proprio mi riconosco, io sono proprio questo. E in questo momento ciò che vi è richiesto è di stare fermi, di fermarvi, di guardare che cosa sta succedendo, quindi non forzare le cose, non mettervi l'idea che dovete andare per un certo cammino, no, fermatevi un attimo, perché ci sono moltissimi punti di vista che cambierete, datevi la possibilità veramente di smantellare, mi viene da dirvi, tutti quei punti di vista, ciao Laura, tutti quei punti di vista e quelle abitudini che ormai sono vecchie, che ormai sono retrograde, c'è bisogno di aprirsi con questa luna in Sagittario a una luce diversa, c'è bisogno di riconoscerci, di quelli che siete, ok? Quindi rimanete fermi finché non siete pronti e imparate, mi viene da dirvi, Toro, imparate a conoscervi. Perché come Toro se voi non vi conoscete per nulla, ok? Quindi imparate a conoscervi, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il Toro. Guardate, c'è una grande riuscita per voi e ci sarà anche una persona uomo che vi aiuterà ed è una persona molto, come posso dire, molto elegante, è una persona veramente di grande cultura, quindi attenzione a chi vi gira intorno, ok? E quindi smettete di essere tristi, come di non avere di sentirvi depressi, cioè proprio cambiate modo di vedere le cose e lasciatevi veramente invece portare da quella che è
la vostra vena e la vostra idea di come vi dovete muovere. Quindi smettete di bloccarvi, perché voi avete la riuscita nelle vostre mani, la leggerezza, quindi non, voi siete l'avversario di voi stessi, come il carnefice e la vittima. Quindi dovete uscire da questo mood, assolutamente, ok? E imparare a vedere le cose diversamente. E avrete proprio anche proprio una grande allegria insieme alle persone. Voi starete anche molto bene in mezzo a gruppi di persone, ok? Però non fatevi buttare giù se qualcuno è contro di voi, dovete fregarvene. Andate per la vostra, imparate a seguire la vostra strada, imparate a sapere che cosa è per voi, che cosa non è per voi e farete un piccolo spostamento. In questo piccolo spostamento troverete veramente qualcosa che vi interessa e scoprirete anche qualcuno che vi sta un pochino mettendo i bastoni a fare ruote, ma se voi state centrati, questo qualcuno che vi mette i bastoni a fare ruote, voi lo scoprite assolutamente. E proprio perché stando nel centro, lasciate che queste cose si mostrino, ok? Quindi toro, avanti, avanti, avanti. Vediamo quali sono i vostri aiuti. Ecco qua. Guardate, l'aiuto è proprio questo, guardare la vostra ombra, farvi amica la vostra ombra, da andare con la vostra ombra. Quindi invece di sentirvi come sopraffatti dall'ombra, oddio, non esco mai dalle solite cose, no, ti guardo in faccia e ti integro e ti riconosco, so chi sei e non ho paura di te, perché sei una parte di me, quindi ho bisogno di guardarti e di andare insieme alla mia luce, quindi questo è molto importante, Toro, mi raccomando. E vediamo un pochino qui, le carte del Sole e della Luna, cosa vi dicono? Ah, Toro, qui c'è da lavorare, guardate un po' chi arriva, la Lilith. Quindi c'è ancora qualcosa di questa luna nera che voi dovete guardare, che ancora non state guardando. Quanto vi fa paura questa luna nera? Quanto la tenete ancora relegata? Quanto invece va liberata? Quanto invece va messa in contatto? Quindi quell'ombra che dovete guardare, non soltanto dovete guardare l'ombra, ma dovete anche stare attenti e guardare la vostra Lilith, quella parte che tenete nascosta, quella parte che non volete mettere in contatto, che vi fa paura. Invece di avere tanta paura, cercate invece di farvela amica e di vedere quanti doni, come vi dico sempre, ci sono nascosti lì dentro. Ok, Toro? Quindi yalla yalla Toro, guardiamo in faccia con l'ombra. Bene, grazie Toro. Gemellini, gemellini, gemellini. Siamo per i gemelli questa luna in Sagittario. Wow, gemelli. Allora, gemelli, qui c'è qualcosa da distruggere perché vi dovete guardare, dovete sapere chi siete, dovete mostrarvi sotto il sole, quindi smettete di nascondervi, di stare nascosti, ma uscite veramente allo scoperto, ok? E, e portate il nuovo ordine, come se voi doveste rimettere ordine nelle vostre basi affinché voi siate pronti per uscire e guardarvi sotto il sole, capite? Quindi mostratevi, 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 ok? Qui ci vuole un grandissimo coraggio, veramente. Gemelli è proprio una cosa molto importante. Qui c'è un coraggio molto grande che vi è richiesto per cambiare dei modi di fare, per cambiare delle opinioni che avete. E dovete proprio avere il coraggio di affidarvi all'universo. Aprite le braccia e fidatevi, smettete di stare nascosti e mettervi delle maschere, ok? E riconoscete chi siete, portate voi, fate vedere al mondo chi siete veramente, ok?
e voi avete tanti doni nelle vostre mani. E proprio se voi fate questo passaggio di riconoscervi, di affidarvi, di andare veramente sotto la luce, allora a quel punto voi avrete proprio il cambio e vi si aprono delle strade e a quel punto è come se, quando vi dico sempre la Lamborghini gialla sotto casa e si parte con la Lamborghini gialla e si va a manetta, ok? Ciao Alessandra. Quindi riconoscete i vostri doni, uscite da quel mood e abbiate il coraggio di cambiare abitudini, di cambiare modo di pensare, guardate le cose da un altro punto di vista, non sentitevi sopraffatti, perché la maschera ce l'avete solo voi, la dovete togliere solo voi la potete togliere, non la può togliere nessun altro. Quindi fatevi vedere i gemelli, siete anche molto intelligenti, perché siete stupidi, no? Ok, bene, vediamo quali altri messaggi per i nostri cari gemellini. Wow, i gemelli hanno un cambio per mettersi in contatto con la loro sensibilità estrema, con la sensibilità proprio del bimbo che arriva, vi prende e vi abbraccia. Quindi lasciatevi, uscite da quel mood, ok? E fateci vedere quella vostra parte, proprio come se si rompesse una parte, un involucro, e voi uscite fuori, ok? Guardate, voi avete una grandissima, grandissima riuscita, proprio a casa vostra, proprio nella vostra vita, e arriverà una persona che vi aiuterà anche molto in tutto questo, quindi non sentitevi abbattuti, ok? E avrete anche qualcuno che entra nella vostra vita proprio a livello amoroso, cioè proprio di coppia, no? Come se trovaste qualcuno con cui finalmente vi trovate veramente bene, ok? Quindi non siate abbattuti, non siate tristi, ok? Ma datevi la possibilità di fare quel cambio che porti veramente armonia nella vostra vita, ok? Vediamo quali sono gli aiuti per i gemelli. A Tor, guardate, dovete bere in questo meraviglioso calice dove c'è questo meraviglioso elisir che Ator sta preparando per voi. Di che cosa? L'amore. Vi dovete mettere veramente in contatto con l'amore, dovete integrarlo. È come se dovete mettervi in contatto con la vostra parte femminile più alta, affinché questa parte femminile possa iniziare a fare veramente parte di voi. Vediamo le carte del Sole e della Luna, qual è la vostra Saturno. Ah, 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 ah. Quindi bisogna essere responsabili, gemellini, ok? Bisogna che questo amore, scusatemi, era messa alla rovescio, della nostra grande Hathor, che è la grande dea, la grande madre, la dea dell'amore e della musica, è veramente che portiate proprio tutta quella creazione della vostra parte femminile, viene integrata dentro di voi con quell'amore e la portate proprio con una grande responsabilità, siete responsabili di voi stessi, di quello che andate a creare. In gemelli è un momento molto importante, questa luna in Sagittario vi sta dicendo di mettervi in contatto veramente con quella parte che in un certo senso tenete un pochino nascosta. Mm? Bene, grazie gemellini. Andiamo ai miei amati concreti.
T. Cancro, cancro, cancro. Un pochino. Che cosa vuole dire questa luna al cancro? Il cancro deve veramente tagliare quelle corde che hanno nell'ombelico, che si riferiscono a un passato, ringraziandolo e onorandolo tantissimo, e aprire veramente una strada, caro cancro, dove voi vi troviate veramente bene, dove voi proprio non è che vi troviate bene in questa strada, quella strada è per voi, dove voi siete comodi, quello che vi dico sempre, state comodi. La cosa importante è che voi state comodi, quindi è una strada che aprite dove vi trovate proprio bene, avete tutte le cose che vi piacciono, tra l'altro. Cancro, vi dovete mettere in contatto veramente, è Lauretta, la mia gemellina, vi dovete mettere in contatto, cancro, con proprio l'amore condizionato, quindi perdonarvi tantissimo su quello che è successo nella vostra vita. Va bene così, non c'è bisogno di nient'altro, perché ci sono strade che si aprono proprio per mettervi in contatto con una estrema sensibilità, tutta quella sensibilità che voi avete di quell'emozione, è come se si aprissero e uscissero fuori tutte. Quindi lasciateli uscire, perdonatemi per qualsiasi cosa possa succedere, fidatevi di voi, fidatevi di voi. Quelle strade vanno percorse con leggerezza, quelle strade vi dicono che avete tutte le possibilità aperte e che dovete solo fidarvi della vostra voce, ok? E dovete portare un pochino di armonia nella vostra vita e riconoscervi, avere il coraggio di che cosa? Di uscire da quel giardinetto e di cominciare a camminare in un altro punto. Quindi forza, 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 liberatevi, 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 cominciate a uscire dal vostro solito giardino e guardate che i giardini che avete intorno sono veramente molto belli. Cancro. Facciamolo diverso. Vediamo qual è il messaggio per il cancro. Cancro incontrerà una persona che lo porterà a frequentare dei gruppi, anche lavorativamente, mi viene da dirvi, che lo porteranno ad avere un grande successo, quindi che si apriranno comunque delle strade, ok? Quindi c'è proprio una gioia in mezzo alle persone, quindi smettete di buttarvi giù e di essere tristi e che le cose non vanno o meno, ok? Fidatevi di voi e ci sarà anche un incontro personale e intimo, ok? E non preoccupatevi dei soldi, ok? State attenti a come li spendete, ma non preoccupatevi tanto dei soldi perché voi avete proprio una riuscita totale che arriva proprio nella vostra vita, ok? Quindi ci sono ancora delle cose che non si sono mostrate, dovete andare avanti con veramente una grandissima leggerezza. Quindi proseguite, 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 ok? Perché le cose veramente cancro sono molto belle, però dovete mollare, mollare, mollare quel passato e perdonarvi veramente totalmente, ok? Vediamo un pochino quali sono qua. L'aiuto delle mie amate egizie è proprio la grande madre. Vedete, non a caso voi siete tanto legati alla mamma e quindi la grande madre, Madre Mut, che è proprio il collegamento, no? Dal cielo, quindi i grandi desideri, la grande conoscenza che arriva verso di voi, quindi fidatevi di quella grande conoscenza che sta per scendere nella vostra vita. È una conoscenza della vostra anima che avete sempre avuto, quindi proseguite e ascoltatela e mettetevi in contatto, ok? E qui guardate un po' che cosa vi dice.
di mettervi in contatto con la grande madre e di lasciare andare, di mollare veramente. Quindi lasciate andare e tutti quegli attaccamenti che avete non vi servono più, quindi aprite proprio un altro file e rendetevi liberi, che questa luna vi renda veramente liberi, ok? Verginelle, 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 vediamo un po' con le verginelle, cosa gli porta questa luna in Sagittario alle Vergini? Guardate, le Vergini c'è un grandissimo cambio, c'è proprio un taglio di vita, c'è un cambio, veramente, dovete permettervi un cambio di vita molto potente, ok? E dovete veramente rigenerare tutte le parti di voi, ma mi viene da dirvi anche di stare molto attenti al vostro corpo, quindi curatevi del vostro corpo. C'è una, proprio anche per voi, c'è un'apertura di qualcosa di diverso che vi chiede semplicemente di stare nel vostro centro, di stare qua. E di aprire quella visione, di vedere che cosa volete creare, cosa voglio creare, è la vostra creazione che avete davanti, ok? Quindi, perché voi dovete perseguire un sogno che avete e che volete tanto manifestare e questa luna in Sagittario vi dà il permesso, perché? Perché vi mette in contatto con tutte quelle che sono le vostre conoscenze lontane e vi chiede di riportare dell'ordine e di riportare armonia nella vostra vita. Ma armonia in che cosa? In tutta la conoscenza che la vostra anima ha, che è tantissima, ok? Quindi fidatevi di quello che sapete fare, ok? Non irrigiditevi, non state rigidi in quello che state facendo, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per la Vergine. Guardate, c'è un grandissimo cambiamento con voi e in questo cambiamento arriva una persona che è molto importante. Quindi non abbattetevi, ma state attenti a quello che vi si muove intorno. Ci sono dei messaggi che girano intorno a voi che sono veramente molto importanti e avete veramente una riuscita proprio per voi che arriva. Quindi dovete stare veramente attenti ma morbidi, non rigidi. Ok, c'è una grande armonia, soprattutto in mezzo alla gente, quindi non sentitevi imprigionati, perché non siete imprigionati. L'imprigionamento è soltanto una cosa che avete nella vostra mente, ok? Ma non c'è, ok? Non esiste. Siete solo voi che ve la state creando, ma non c'è. Quindi liberatevi da tutto questo, perché avete proprio una grande riuscita anche con una persona veramente intorno a voi e usciranno veramente, ci sono ancora cose che sono segrete, forse non avete ancora confessato il vostro amore, forse non avete ancora detto alcune cose del lavoro che vorreste creare, quindi manifestatevi, mi viene da dirvi, manifestatevi, ok? Vergini. Vediamo un pochino di aiuti per la Vergine. Leone dopo, aspetta un attimo Erika, una alla volta, adesso siamo alla Vergine, la prossima è il Leone. E guardate, l'aiuto per la Vergine è proprio questo, e sono proprio i misteri, guardate che meraviglia. C'è la Dea, guardate. Vedete? La Dea Neftis, qua. Mut, che è qui, scusate, che sono al rovescio. Mut, e proprio loro uniscono e portano in alto proprio quelli che sono i grandissimi misteri, ok? Quindi avete Isis, avete Nephthys e avete Mut, quindi molto importante. E vediamo un pochino invece con
Allora, dovete aprire una visione, poi tutte queste vengono da voi perché voi dovete aprire una visione, scusate, ce la posso fare? Con il terzo occhio, quindi c'è una nuova visione che sta arrivando per voi. Quindi voi che cosa dovete fare? Tutte queste idee che stanno arrivando da voi stanno arrivando perché si mettono veramente in contatto con voi affinché voi possiate vedere le cose da un altro punto di vista. Aprire una visione diversa vuole dire riconoscere un altro modo di vedere le cose, guardarle da un altro punto di vista. Ok? Grazie Vergini. Ecco Leoni, Erika, un attimo di pazienza. Ecco qui, vediamo per il Leone cosa porta la Luna in Sagittario. Allora, Leone, la Luna in Sagittario vi dice che dovete avere il coraggio di iniziare una strada, di percorrere una strada che si percorre molto velocemente, quindi lasciatevi andare e andate a correre per quella strada. Smettete di stare sempre chiuso nelle vostre mura facendo sempre le solite cose, dovete avere il coraggio proprio di percorrere quella strada e quella strada è proprio molto veloce, molto 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 veloce, quindi ben centrati, state ben concentrati, ok? E guardate dove andate. Cosa vi chiede Leone questa luna in Sagittario? Vi chiede di lasciare andare tutti gli attaccamenti, di smettere di essere prigionieri, smettere di essere attaccati a tantissime cose, invece siate liberi, smettete di rendervi alla paura di rimanere attaccati a quelle corde, rimanete prigionieri, rendetevi liberi e mettetevi in contatto con una grande sensibilità, mostrateci il vostro cuore, leoni, lo vogliamo vedere perché proprio c'è da portare una grande armonia e da mostrare veramente chi siete assolutamente. Voi avete tutto a disposizione, non vi manca assolutamente nulla, avete già anche armato un piano, avete già visto dove volete andare, ok? Quindi con pazienza e dovete veramente, leoni, una cosa che è fondamentale con questa luna per voi è mi fido di me, mi fido della mia parola e solo io so che cosa devo fare. Questo è fondamentale che voi ve lo diciate veramente tutti i giorni, ok? Vediamo quali altri messaggi ci sono per il Lions. Guardate, c'è proprio una grandissima speranza e c'è proprio una grande apertura in leggerezza, quindi non fate i Superman che volete sapere tutte le cose, fidatevi di voi. E c'è proprio una grande allegria, come se voi trovaste delle persone con cui state veramente molto bene e vi divertite anche molto, ok? E quindi mantenete la leggerezza, non pensate che tutte le persone vi sono contro e fanno delle cose contro di voi, eccetera, no? E non abbattetevi, perché è come se voi trovate le cose e poi dopo vi richiudete, ah, a me è misero, no, a me è misero. State veramente nel centro, rimanete lì, respirate e state lì finché non siete pronti a fare la prossima mossa, ok? Avete proprio una grandissima allegria, veramente, che vi porta da voi. E ci sono sì delle persone che vi arrivano contro, ma voi le scoprite e non vi dovete preoccupare, perché per voi c'è veramente come se voi metteste in contatto con una grande conoscenza e ci sono veramente delle novità molto importanti che arrivano nella vostra vita, proprio non stando nell'abbattere, non stando in quello che sono contro di voi, ok? Ma continuate veramente a credere e a mostrare chi siete. Vediamo per il leone qual è arrivo, l'aiuto. E guardate proprio per voi, senza farla apposta, per voi arriva proprio l'area l'ibis, che è l'area, quindi leggerezza, leoni, leggerezza, ok? Leggerezza. Erika, leggerezza. Allora, vediamo.
Guardate, anche per voi c'è una visione che si apre. Dovete stare leggeri proprio perché si apre proprio una visione nuova. Quindi per poter seguire questa nuova visione, voi veramente dovete rimanere proprio leggeri. Quindi aria, lasciate proprio, fate dei grandi respiri, imparate veramente a respirare. Ed è veramente molto 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 importante, ok? Proprio perché vi mettete in contatto con questa grande vision. Grazie a te Patrizia. Ok? E ora le mie amate Libra, 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 le mie bilancine. Vediamo un po'. Guardate, la bilancia deve cambiare opinione su tante cose. Deve cambiare anche opinione sul guardarsi e riconoscersi. E in questo momento ciò che è chiesto alla bilancia è di rimanere fermi in osservazione, perché dovete cambiare modo di pensare, modo di fare, e per voi non è così easy, no? Perché voi volete sempre tutte le cose bene, eccetera. No, invece in questo momento bisogna cambiare il modo. Quindi c'è proprio un rimanere nel vostro centro, ok? Me centrati, proprio per vedere qual è la prossima mossa, affinché quando voi iniziate un pochino a muovervi, la mossa dopo ehm, sarà sicura. Quando metterete quel passo, sarà un passo che è assolutamente sicuro e c'è veramente una grande leggerezza, qualcosa che si apre proprio per voi, molto molto importante. Quindi dovete vedere quelle strade, pensate che non avete bisogno di niente, tutto quello che vi serve ce l'avete dentro, quindi non è che dovete portarvi delle grandi cose e anche per voi veramente con questo modo di muovervi si apre veramente la credenza e sentirete proprio la vostra creazione, quello veramente che volete creare, quello veramente che volete portare avanti, ok? E vi dovete credere assolutamente in voi. E avete proprio una strada che si apre, ma questa strada chiede di mostrarvi, chiede di uscire dall'angolino, ok? Scusatemi. Chiede di uscire dall'angolino, chiede proprio di mostrare totalmente chi siete, ok? Le bilancia, che cosa c'è ancora qualche messaggio? Allora, la bilancia troverà veramente un modo di stare bene insieme ad altre persone e di fare veramente un grande cambiamento. Vi è richiesto un cambio bilancia. Questa luna in Sagittario richiede un cambio, ok? E avete proprio una grande armonia e, e smettete di sentirvi veramente imprigionati, come che non potete uscire, smettete di abbattervi veramente e incominciate a pensare qual è il cambio che volete portare nella vostra vita, perché voi vi state veramente bloccando, pensando troppo, pensando a diverse cose della vostra vita. Quindi fidatevi di voi, perché voi avete una riuscita che viene davanti a voi e scoprirete che nella vostra vita ci sono delle persone che non vi sono amiche, quindi c'è bisogno veramente di portare un riordino bilance nella vostra vita, perché questa luna in Sagittario ci parla di verità, ci parla di seguire ciò che veramente vogliamo creare e quindi dovete veramente andare avanti per quello che dovete fare e ce la farete, se fate questo cambio, vi troverete con intorno a voi solo le persone che sono in sintonia con voi stessi. Allora a quel punto tutto sarà veramente molto più facile, quindi un po' viene da dirvi bilance, un po' di pulizia, 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 pulizia intorno a voi, ok? Allora, vediamo quali aiuti hanno le bilance. Guardate un po'. Non a caso
arriva Wajed e vi parla di purificazione, vi parla di forza vitale e vi parla di un risveglio divino, come se voi doveste risvegliarvi e riconnettere voi stessi, ok, a un'altra parte di voi. Quindi purificate il vostro corpo, purificate veramente intorno a voi, anche mi viene da dirvi, tutte le vostre relazioni vanno ripurificate, vanno riviste e vanno rigenerate, ok? E scegliete chi vi accompagna, bilancia, questo è molto molto importante. Vediamo con le carte del Sole e della Luna, la bilancia. E anche per voi, guardate, la gratitudine, siate grati di tutto quello che avete, siate grati di tutto quello che vi accompagna, sentitelo profondamente che cosa vi accompagna ed è veramente molto 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 importante, ok? Quindi onorate, 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 siate veramente grati, ringraziate tutto quello che avete intorno, ok? Grazie bilancio. E ora, miei amati Scorpio, 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 ricordatevi sempre di ascoltare sia il vostro segno, sia il vostro ascendente e anche la moon, la luna, ok? Allora, vediamo un pochino per lo Scorpione che cosa porta l'una in Sagittario. Allora, l'una in Sagittario, Scorpione, vi porta una chiamata verso qualcosa di veramente grande. Vi porta come se vi dovesse chiamare e vi chiedesse di percorrere delle strade, ma veramente senza portarvi niente, alleggerendovi, che sapete poi lo Scorpione è la parola che non si può dire, alleggerendovi totalmente di tutto quello che vi appesantisce, quindi lasciate andare tutte quelle cose morbose, quelle cose nascoste che avete, ma liberatevi, liberatevi, liberatevi. Avete il coraggio di seguire il vostro sogno e per seguire quel sogno voi dovete cambiare modo di guardarlo, perché lo guardate sempre da una parte, cominciate a pensare che i sogni si possono anche, le cose si possono anche fare in un altro modo, ok? E allora a quel punto voi troverete l'inizio, troverete qualcosa che inizia, troverete una strada che parte proprio velocissima, dove dovete solo imparare a rimanere in balance, a rimanere in armonia, no? Quindi non pendere più da una parte, non pendere più da un'altra. E un'altra cosa importantissima è non mettetevi mai la maschera. La maschera che vi siete tolti non la rimettete, quindi mostratevi per quello che siete, state nell'essenza, perché in questo momento ciò che vi è richiesto, richiesta, vi è richiesto veramente di stare assolutamente nell'essenza totale, ok? Vediamo un attimo. Quali sono gli altri messaggi per lo Scorpione? Lo Scorpione pensa che ci sia una persona, uomo, mi viene a dirvi, che gli rema contro. Ma questa è semplicemente una persona che vi sta controllando, che vi sta come monitorando, mi viene più da dirvi, ma di cui non dovete avere veramente nessuna paura, ok? State proprio tranquilli. Guardate, per voi arriva veramente una grande allegria, arrivano veramente dei messaggi, e arriva veramente un grande amore incondizionale. Mi viene proprio da dire questo amore è per voi stessi, non è per gli altri, è proprio per voi, ok? E avete una grandissima riuscita, quindi veramente, Scorpioni, è un momento meraviglioso, quindi non abbattetevi e veramente andate avanti, avete proprio persone che vi accompagnano, che sono persone molto importanti, ok? Veramente le carte, guardate che sono veramente, c'è un bellissimo cambiamento, c'è una fortuna molto grande, mi viene da dirvi anche in progetti che voi state cercando di mettere a fuoco e anche grandissimi cambiamenti, ma questi cambiamenti saranno tutti con una grande riuscita, quindi veramente fidatevi di quello che state creando
e andate avanti nella vostra grandissima verità, senza nascondervi e togliendovi veramente tutte quelle maschere che non vi servono veramente più, ok? Allora, vediamo qual è l'aiuto per lo Scorpio. La la, Consu, il dio della luna, quindi sono energie lunari, quindi energie veramente molto delicate che arrivano per voi. È come se fosse il tempo giusto anche di scoprire i misteri. Vedete che Consu è vecchio, bambino, adulto, lui è tutte queste cose tutte insieme, quindi avete la possibilità di essere un po' come con mille facce, però senza maschere, siate voi stessi scorpioni, uscite da quel mood in cui vi dovete nascondere, mostratevi, mostratevi, mostratevi. Vediamo con le carte del sole, della luna, ecco qua. Giove, l'espansione, voi vedete, avete proprio la grande espansione, mettendovi in contatto con tutte quelle grandi energie, voi avete una grandissima espansione che con questa luna in Sagittario, non a caso Giove è uno dei pianeti di Sagittario, sta arrivando verso di voi, ok? Quindi molto 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 importante. Quindi buona luna, miei cari scorpioncini. E ora vediamo un pochino il Sagittario. Il Sagittario. Per il Sagittario che cosa porta questa luna? Proprio vedete c'è un lasciare andare il passato per mostrare chi siete. Questa luna in Sagittario, per il Sagittario chiedo veramente di smettere di nascondersi, di smettere di avere paura, di lasciare andare tutto quello che è successo nella vostra vita, vostra madre, vostro padre, tutto. E va, ti bacio da Scorpio a Scorpio. E quindi lasciate andare veramente tutto, tutto, tutto quello che è successo nel vostro passato, dei vostri antenati. Andate avanti per la vostra strada, create la vostra nuova strada, che è soltanto la vostra. Non dovete nulla a nessuno, Sagittari, ok? Dovete riportare ordine nella vostra vita, dovete riportare ordine in quelle basi e rimanere in questo momento centrati, anziché quella strada inizi veramente a muoversi velocissimamente, andare, 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 ok? E mettervi in contatto con tutto quello che sono proprio le la vostra grande sensibilità, stare centrato in questo momento è stare centrato perché? Perché io devo ritrovare quella mia grande sensibilità e riportarla nella mia vita e riconnettermi a quella sensibilità. Quindi c'ho bisogno di portare un ordine che vi chiede richiede veramente di fidarvi di voi, di lasciare scendere tutta quella conoscenza dentro di voi e portarla avanti, portare quella voce avanti con veramente un grande coraggio, con una grande verità, fregandone altamente tutti quelli che vi circondano, mi viene da dirvi, ok? Questo è assolutamente importantissimo. Vediamo quali altri messaggi per il Sagittarius. Guardate, c'è veramente un cambiamento, un cambiamento, ma non abbattetevi. I cambi non sono sempre dei cambi negativi, quindi assolutamente non abbattetevi, ok? Sagittario. Qui avete una grande fortuna, ma che vi porta un grande cambio. Dovete avere il coraggio di cambiare qualcosa nella vostra vita se volete veramente portare quella riuscita, fare in modo che la riuscita arrivi. Okay? Avete proprio
Ci sono tante cose che sapete dentro di voi, che non avete mai detto, non avete mai espresso. È giunto il momento di fare pace, di fermarsi. Eccomi, scusate, guardatevi un attimo. Ciao Adele, la nostra Adele che è ammalata e quindi non ha potuto suonarci le sue meravigliose campane, che ci mancano, ma arriverà probabilmente la prossima volta. Lo spero ardentemente, che il suo sound ci aiuta sempre. Quindi abbiate veramente, fidatevi della vostra riuscita. Non preoccupatevi, ci sono delle sfide, c'è qualcosa che si mostra che vi blocca. Esatto, la prossima volta ci sarai, lo so. Auguri di buona guarigione, Adele, la mia sorella. Ci sono delle cose che si mostrano che però sono più delle sfide per voi, ok? E voi pensate che queste cose siano contro di voi, invece fidatevi, ok? Perché è semplicemente qualcosa che dovete superare per andare all'altra sfida che vi aspetta, ok? Quindi non fermatevi, non nascondetevi, siate veramente molto centrati su di voi e fidatevi veramente di voi, dovete fidarvi di voi stessi altamente e le cose saranno veramente, saranno veramente positive, riporterete quell'armonia, ok? Ci sono ancora alcune cose da superare, ma ce la farete assolutamente molto bene, quindi abbiate un pochino di pazienza, mi viene da dirvi, ok? Ciao Miki! Allora, vediamo un pochino quali sono gli aiuti per il Sagittario. Guardate che meraviglia, il tempo giusto per le direzioni. E guardate chi c'è. La stella Sotis, la stella di Sirio, che qua è meravigliosa in cielo la sera, veramente stupenda. Amon-Ra, scusate, Amon-Ra che è il grande amore incondizionato, quello che ti perdona qualsiasi cosa, il dio Khonsu, vedete qui, e guardate in mezzo c'è il mio amato Anubis che è il guardiano del cuore, quindi prendetevi cura, Sagittario, del vostro cuore tanto. Fidatevi del vostro cuore, perdonatevi qualsiasi cosa sia successa, anche se vi siete messi in prigione da voi stessi per un certo periodo, però andate avanti, 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 ok? Vediamo un po'. Aiuto per il Sagittario è aria. Dovete essere leggeri, Sagittario, imparate ad essere più leggeri, non fate i pesantoni, nel momento giusto per mettere a posto tante cose nelle relazioni, è il momento per respirare, essere leggeri, soprattutto in questo momento, dove c'è questo grande passaggio per voi. Lì ci sono delle prove che vi arrivano, ma queste prove sono semplicemente per farvi evolvere ancora di più. Ok, Sagittario? Grazie. Ora passiamo ai miei capricornini. Capricorn. Qua. Cosa portano il Sagittario per il Capricorno? Guardate, voi siete come se aveste tutto a disposizione e vi potete permettere, mi viene da dirvi, Capricorni, di iniziare qualcosa di nuovo. Iniziare, ricominciare, quindi come dimenticare il passato e ricominciare con quello che mi serve. Cosa deve portare il Capricorno? Il cuore deve essere in contatto con l'amore. Se non sei in contatto con l'amore e non apri quel cavolaccio di cuore, ok Capricorno, qua non succede nulla, quindi aprite quel cuore Capricorno, ok?
c'è proprio una ricerca per lasciare andare quelli che sono proprio le vostre catene compulsive, mi viene da dirvi, quelle che tenete ancora legate, che ancora siete lì e non volete mollare. E se riuscite a fare questo si apre qualcosa di nuovo, allora voi riuscite a camminare in una nuova strada e abbiate il coraggio veramente di camminare leggermente per quella che è la vostra visione, per quello che è il vostro essere, per quello che è quello che voi volete mostrare, ok? E dove volete andare, perché tanto lo sapete già dove volete andare. Quindi però per andare lì bisogna veramente alleggerirsi, aprire veramente col cuore, assolutamente. Allora, vediamo un po' quali altri messaggi per il Capricorno. Capricorno, veramente, di nuovo vi dico, amore, 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 aprite quel cuore. La parola d'ordine per il Capricorno è apro il cuore. Ok? Mm? Questa luna vi chiede proprio di smetterla di nascondervi, veramente di aprire col cuore, quindi smettetela di essere abbattuti, di piangervi addosso di tutto quello che state facendo, perché voi comunque siete al centro, siete anche molto amati, avete persone intorno a voi che vi amano veramente moltissimo e avete veramente una grande leggerezza che vi cammina intorno e dovete veramente essere fedeli a chi siete, ok? Guardate, e avete proprio, se voi fate questo, avete una grandissima riuscita e portate anche una meravigliosa armonia dentro di voi, quindi per favore non abbattete, perché voi andate su e giù, prima siete in cielo, poi siete giù, poi siete su e poi siete giù, cioè non abbattetevi così, cioè cercate veramente invece di portare la riuscita e non state sempre a pensare che c'è qualcuno che vi rema contro, qualcuno che vi fa del male, qualcuno che è contro, basta, siete voi che state creando tutti questi movimenti, ma non c'è nessuno, ok? Chiaro? Mm. Vediamo un pochino quali sono, scusate che tiro giù tutto, quali sono gli aiuti. Guardate un po', anche per voi c'è il grande amore e la conoscenza. E vedete di nuovo qui, guardate un po' chi c'è. Avete Hathor, 7 che è la vostra ombra, quindi come se la luce di Hathor e l'ombra di Set si stessero guardando, ok? E Hathor prepara questo grande calice e invece Set si fa vedere come doppio nella sua ombra. E qui sopra avete, vedete, il mio Anubis, il maestro del cuore, come vi ho detto, è assolutamente coinvolto per voi. E qui in alto c'è il Voyager che è la forza vitale, la rinasce, rinasco nella mia divinità di chi sono io, ok? Quindi è molto importante questo. Vediamo con le carte del Sole della Luna. Guardate un po' che meraviglia. Poi avete tutto l'amore più alto veramente. E chi avete qua? Il folle. Scusate, ho sbagliato. E chi avete qua il folle, cioè che cosa? Si aprono tantissime strade, avete la possibilità di mostrarvi per quelli che siete. Si aprono tante strade. Quindi percorrete queste strade in assoluta leggerezza, non avete bisogno veramente di nulla, ma c'è bisogno di aprire il corazon, ok? Grazie Capricorno. E Aquarius, il mio acquario, è il mio ascendente, no? Una bella scorpione acquario, no? Tanto per stare tranquilla. Guardate un po'. L'acquario ha tutta a disposizione e veramente ha un percorso, c'è una strada che deve percorrere che è ben già ben definita, è da dirvi, ok? E c'è proprio il grandissimo
grandissimo amore, grande perdono che vi dovete concedere, e anche connetetevi a un amore che è molto più alto di tutto quello che state pensando in questo momento. Fidatevi di voi, fidatevi di quello che portate, quella verità tanto scomoda, ma che è veramente molto importante in questo momento della vostra vita. C'è una strada che si apre per voi, ma questa strada vi chiede di rendervi liberi, di affidarvi all'universo, di fare un grande cambio, che è giunto il momento di portare armonia nella vostra vita, e proprio perché, come vi ho detto all'inizio, c'è quella luce che dovete seguire, e quella luce, anche se non è così forte in questo momento, ma voi lo sapete qual è, va assolutamente inseguita, quindi bisogna lasciare andare tutto ciò che impedisce di andare verso quella luce, ok? Quindi è molto importante. Vediamo quali altri messaggi ci sono per l'Acquario. L'Acquario è abbattuto, quindi Acquari, ritiratevi su, smettete di essere abbattuti, perché sapete benissimo che cosa dovete fare, ok? Guardate, proprio per voi c'è una grandissima apertura, una grandissima allegria proprio. E e c'è proprio veramente un cambiamento grande, quindi non fermatevi sulle persone che cercano di bloccarvi, lasciatele andare e andate per la vostra strada, proseguite e siate sempre in contatto con quel cuore, ok? Quella sensibilità che avete, siete molto dedicati con voi stessi. Voi avete delle grandi conoscenze, avete una strada molto importante, ma questa strada tanto importante vi chiede di stare veramente nella vostra assoluta leggerezza, ok? Quindi non sentitevi prigionieri, non abbiate rimpianti, lasciate andare tutti i rimpianti che avete, e invece portate veramente armonia nella vostra vita. Sì, in questo periodo è vero, vedrete tante persone che pensavate che fossero amiche, e invece vi rendete conto che queste persone non sono assolutamente delle amiche. Quindi vanno lasciate andare, ma non siate tristi, anche sì, ringraziate che ve ne siate accorti, ok? Ricordatevi che le cose brutte non arrivano sempre per mazzarci, ma ci arrivano anche per evolverci, per rinascere, per andare oltre proprio tutti i nostri attaccamenti, ok? Guardate che avete Ptah. Ptah è il marito della mia Sekhmet, ed è proprio l'immaginazione, è proprio il profeta di tutto quello che sono le visioni, tutte le visioni, ok? Quindi è molto molto importante che voi vi fidiate delle vostre visioni, di quello che voi portate, come vi ho detto prima, voi avete tante conoscenze molto importanti che state portando, quindi è molto importante che che le perseguiate e che non abbiate paura di dire veramente quella parola, quella vostra grande verità, ok? E guardate che cos'è meraviglioso, cioè siete in contatto con Ptah, che sono le visioni, tutto quello che è l'immaginario, tutto quello che è l'invisibile, ok? E guardate che cosa ha il valore della vita, quindi vi si apre veramente un portale per un certo periodo di tempo dove voi potete accedere a delle informazioni che sono veramente molto alte, e quindi in questo periodo è un periodo in cui stare dentro e veramente ricevere tutte queste informazioni affinché voi le possiate portare nella vostra vita. Grazie Acquario. E ora i miei pesciolini, fish, i miei pesciolini. Vediamo questa luna per i miei pesciolini. Sì, Margherita, la mia pesciolina. Ti voglio bene anch'io. Guarda, i pesci devono connettersi, e anche la mia Angelina, sì, i miei pesci. I miei pesci poisson. I pesci si devono connettere veramente con un grandissimo amore, con un grande perdono, quindi smettete di farvi la guerra, di andare contro di voi e continuare a fare tutto questo, ma siate veramente assolutamente in contatto con veramente chi siete voi, ok?
E carico il telefono, ok? Ed è veramente molto importante che veramente vi fate quel grande perdono, cioè tutti abbiamo fatto delle cose giuste o sbagliate, abbiamo preso scelte, ma dovevamo passarla lì, quindi è inutile che continuiamo a rinvangare. Voi avete tutto a disposizione, in questo momento state calmi, guardate, non forzatevi a fare delle cose, non mettetevi in testa dovete fare quello, no, state veramente nel fluire e fate quella grande ricerca dove volete andare, ok? E proprio incominciate a pensare qual è il progetto che volete portare nella vostra vita e come posso fare per raggiungere quel progetto, ok? Come vi ho detto prima, la bicicletta pronta, quindi dovete ora andare a pedalare, pedalare, ma qual è il progetto che voglio creare, ok? E proprio avete veramente per voi di dover togliervi, ma come dovete togliervi la prima crosta e andare veramente oltre e camminare veramente per quella strada che si aprono tantissime strade per voi. Non preoccupatevi, qualsiasi strada voi percorriate o decidete di percorrere sarà la strada giusta, quindi non mettetevi dei problemi, ok? Però abbiate il coraggio di uscire dal vostro solito orticello. È giunto il momento di andare a pascolare, mi viene da dire, fuori, ok? Quindi aprite i vostri orizzonti, non rimanete chiusi in questi orizzonti, non ci sono limiti, non abbiamo limiti, non ci sono border, togliete i border, ok? Andiamo per pesce. Guardate, c'è uno spostamento che farete, questo piccolo spostamento, questo incontro che farete, può essere anche uno spostamento nella vostra città, voi sarete assolutamente, portate assolutamente alla riuscita. E guardate, avete proprio avete proprio la riuscita, ma dovete smettere di mettere delle maschere. Siate voi stessi. Siate semplicemente voi stessi, ok? E non abbattetevi che fate sempre delle gallagne, fate sempre delle pianistei, invece pensate che a casa vostra potete portare un cambiamento di una grande abbondanza, di una grande riuscita nella vostra vita che vi farà essere felici, ok? E non preoccupatevi se c'è qualche persona che vi rema contro, voi fidatevi veramente di voi stessi, perché voi potete portare veramente quella grande riuscita nella vostra vita, anche se ridi, ridi Angela, anche se anche se ci sono persone intorno che sembra che ce l'abbiano con voi, che vi rimano. No, non preoccupatevi. Cioè, smettete di dare importanza, perché più gli date importanza, più queste persone diventano più grandi, ok? Quindi non abbattete, smettete di abbattere, ma state proprio nella gran leggerezza e arriverà per voi veramente un cambiamento anche in amore, mi viene da dirvi, dove ci sono ancora degli ostacoli ma che vanno superati. Ok? Diamo gli aiuti per i nostri poisson, poisson, poisson. Guardate, per voi anche l'aria, quindi dovete stare leggeri, imparate la leggerezza, cari pesci, non state sempre nell'acqua ma volate anche, sono i pesci che saltano, imparate a essere quei pesciolini che saltano. State più leggeri, avete aria e state lì e non preoccupatevi, ok? Oh, l'altra mia pesciolina, Katy, grazie. Katy, hai imparato a saltare bene, bene Marghe, sono molto felice. E guardate un pochino qua, Mercurio. Che cosa vi chiede quest'aria? Chiede, io mi scelgo, quindi dovete scegliervi, dovete essere voi stessi.
Quindi vi chiede di essere veramente voi stessi, vi chiedono di fare una scelta. Io scelgo dove voglio andare, io scelgo dove sto bene, io scelgo dove posso stare, ok? Quindi pesciolini, yalla yalla, fate le vostre scelte qui e ora, subito come dico io, basta pettinare le bambole. Bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie a tutti di essere sempre con me, grazie Margherita, e vi voglio bene a tutti, lo sapete, quindi buona luna in Sagittario, spero che abbiate fatte delle buone intenzioni e cerchiamo di metterci in contatto con tutto quello che questa luna ci sta portando nelle nostre vite. Io ho iniziato già viaggiando, grazie Anna, vi voglio bene, un bacio a tutti e buona serata e buona luna in Sagittario e vi saluto qua dalle mie meravigliose piramidi, ho Cheope alle mie spalle, la mia amata Cheope e Kefren e Micerino e da questo meraviglioso deserto vi mando tutta questa energia a tutti voi, vi voglio bene. Grazie, grazie, grazie. Grazie Margherita, grazie a tutti, buona serata, ciao, ciao, alla prossima.